In una casa in mezzo al deserto, circondato dal nulla, vive un uomo di nome Will. Il suo lavoro è selezionare delle anime candidate alla vita. Le anime sono provviste di sembianze umane e vengono testate da lui per 9 giorni. Se le anime superano tutte le prove, Will dà loro la possibilità di nascere sulla Terra, altrimenti le anime scompaiono per sempre. L'unica compagnia che ha Will è un uomo di nome Kyo, una sorta di supervisore che lo assiste nel lavoro assicurandosi che selezioni i candidati migliori. A differenza di Will, che in precedenza ha vissuto nel mondo reale, Kyo non ne ha mai avuto la possibilità. Will trascorre la maggior parte del tempo osservando dei televisori e prendendo appunti. Ogni singolo schermo segue la vita di un essere umano che aveva precedentemente selezionato. La sua preferita è Amanda, una ragazza di 28 anni, prodigio del violino. Un giorno, mentre la osservano, notano che per qualche motivo la ragazza sta guidando troppo velocemente e ad un tratto va a schiantarsi contro un cavalcavia. Amanda, a causa del forte impatto, muore sul colpo. Will non capisce cosa sia successo e, devastato dalla sua morte, cerca conforto guardando alcune sue vecchie registrazioni. Scopriamo che per un breve periodo, quando ancora era molto piccola, la bambina stranamente lo ricordava ancora. Tuttavia, Will non ha molto tempo per rimpiangerla. Il giorno seguente, infatti, iniziano ad arrivare i nuovi candidati per il posto vacante lasciato da Amanda. Anne è la prima anima a presentarsi e afferma di essere nata da 4 ore e qualche minuto. Dopo di lei arriva Mike, che chiede se sia vivo o morto. Will gli risponde che per ora non è né uno né l'altro. Un po' alla volta, tutti i nuovi candidati vengono informati sull'intero processo di selezione. Ognuno di loro è stato preso in considerazione per l'incredibile opportunità della vita. Se scelti, inizieranno a vivere dimenticando quei 9 giorni, ma rimanendo sempre se stessi. Alcuni candidati si rivelano subito essere più curiosi di altri. Kane chiede quale sia la differenza tra essere lì ed essere vivi. Will spiega che dove si trovano ora, qualsiasi sentimento, sensazione ed emozione è molto meno intenso rispetto alla vita reale. Quando poi Kane prova a chiedergli altre cose riguardo l'essere vivi, l'uomo gli risponde che non può divulgare altri dettagli. Durante il primo colloquio, Will pone a tutti lo stesso identico quesito. Sono in un campo di concentramento e loro figlio, in piedi sopra una sedia, sta per essere impiccato. Se non spingono la sedia, non solo il bambino verrà ucciso, ma verranno uccisi anche tutti gli altri prigionieri. Invita quindi i candidati a dirgli cosa farebbero in quella situazione, assicurandoli che non esiste una risposta giusta o sbagliata. Più tardi quella sera, mentre Will esamina gli appunti presi in giornata, qualcuno bussa alla porta. Quando Kyo va ad aprire, trova Emma, l'ultima candidata in ritardo per il colloquio. Anche Emma è particolarmente curiosa e chiede a Kyo se sia il capo di Will. Kyo, scherzando, le dice che se lo fosse non avrebbe mai assunto Will. Scopre quindi che l'uomo è solo un aiutante e non può effettuare colloqui in quanto, a differenza di Will, non è mai stato vivo. Ad Emma viene posto lo stesso quesito morale fatto agli altri candidati, ma si rifiuta di rispondere perché dice che da come è posta la domanda, in entrambi i casi il figlio muore. Will, consapevole della cosa, la invita comunque a rispondere alla domanda spiegandole che fa parte del test. Emma però, ancora una volta, si rifiuta di rispondere e gli pone a sua volta una domanda, chiedendogli se il mondo sia davvero così crudele. Alla fine nessuno dei due risponde alle rispettive domande e la prima giornata di colloqui termina con la prima scrematura di anime. L'indomani Will fa fare ai candidati un giro della casa e successivamente li fa accomodare in sala. Il loro compito per quel giorno è di controllare i televisori in cui vengono trasmesse le vite delle persone precedentemente scelte da Will. Devono osservare attentamente qualcuno e prendere nota di una cosa che a loro piace. Will nota che durante il suo turno Mike ha disegnato una spiaggia e chiede di fargli vedere il quaderno. Mike inizialmente è titubante, ma alla fine Will se lo fa consegnare. L'uomo rimane impressionato dalla bellezza del disegno e gli chiede perché non volesse farglielo vedere. Mike dice di odiare quel disegno e rimane di stucco quando Will gli chiede di regalarglielo. Compiaciuto dalla cosa accetta, chiedendogli però di non mostrarlo a nessun altro. Più tardi Will controlla gli appunti dei candidati e nota che Emma, a differenza degli altri, ha riempito pagine su pagine con qualsiasi cosa e quando le restituisce il quaderno le consiglia di essere più selettiva. Emma gli chiede se le persone da lui selezionate in passato si ricordino di lui. Will risponde che solo una volta una persona lo ha ricordato per un breve periodo nella sua infanzia. Restituendo poi il quaderno a Kane, si complimenta con lui dicendogli di aver fatto un buon lavoro.
Kane chiede come possa migliorare ulteriormente, ma Will gli dice di non pensare in quei termini, perché non è così che funziona il test. Gli spiega che si deve concentrare esclusivamente su quello che sente dentro, e ancora una volta rimarca il fatto che non esiste un giusto o sbagliato. Non soddisfatto dalla risposta, Kane insiste nel voler sapere le regole del gioco, in modo da avere migliori possibilità di essere selezionato. Will però non rivela altro a Kane e prosegue nell'assegnare un nuovo incarico ai candidati. Ora, sempre osservando la vita di qualcuno, devono scegliere un momento che a loro non sia piaciuto. Quella sera, dopo aver esaminato tutte le risposte, Will decide di eliminare Mike. Quest'ultimo, in lacrime, gli chiede cosa abbia sbagliato, ma Will lo assicura di non aver sbagliato nulla e lo ringrazia per aver vissuto quei giorni con intensità e onestà. Chiede quindi a Mike di ripensare a ciò che ha visto in TV e scegliere la cosa per lui più significativa, promettendogli che farà del suo meglio per ricreare tale momento per lui. Più tardi quella notte, Emma sente qualcuno martellare. Scopre che Will e Kyo stanno preparando un addio speciale per Mike e si offre di aiutarli. Mentre lavorano, chiede a Kyo quale momento di vita sceglierebbe di vivere se potesse farlo. Kyo afferma che se ne avesse la possibilità vorrebbe urlare come Tarzan dalla cima di una montagna. Divertita, Emma chiede a Will il suo, ma quest'ultimo irritato si rifiuta di rispondere e la invita a concentrarsi su quello che sta facendo. A lavoro terminato, Kyo fa una confidenza ad Emma e le spiega che Will è l'unico selezionatore che dà ai suoi candidati la possibilità di vivere un momento del mondo reale. Le racconta poi che quando Will era vivo era una persona speciale, ma era troppo buono, gentile e sensibile, e non è mai riuscito ad adattarsi a un mondo così diverso da lui. Il giorno successivo, Will rivede insieme ai candidati l'ultimo compito a loro assegnato. Kane gli racconta di aver osservato un ragazzo di nome Rick, bersaglio frequente di alcuni bulli. Non gli piace il fatto che i suoi coetanei facciano i prepotenti con lui, ma ancora di più non gli piace che Rick non reagisca. Afferma che se fosse al suo posto proverebbe quantomeno a difendersi. Quando Will gli chiede se giustifichi la violenza, Kane risponde che quella non è violenza, in quanto l'autodifesa, secondo lui, è una forma di giustizia. Durante il suo turno, Emma descrive un uomo triste, che si sente un fallimento e che per questo motivo si vergogna di se stesso e si odia. Afferma di provare empatia nei suoi confronti, perché vedendo quanto ha sofferto, capisce il motivo di tali pensieri. Will si rende conto che indirettamente Emma sta parlando anche di lui e afferma che la condizione dell'uomo che sta descrivendo sembra essere irreparabile. La conversazione è interrotta da Kyo, il quale avvisa che Mike è pronto per il suo addio. Will quindi invita Emma a passare il resto della giornata ad osservare i televisori. Kyo però, che nel frattempo ha preso in simpatia Emma, la accompagna di nascosto nella stanza segreta dove Will regala ai suoi candidati la loro esperienza finale. Emma osserva con totale meraviglia l'esperienza sulla spiaggia che Will ha preparato per Mike. Al termine dell'esperienza, Will si siede a fianco a Mike e insieme a lui si emoziona nel vederlo scomparire per sempre. Quando Will ritorna in sala, trova Emma seduta sul divano. Dopo averla ringraziata per l'aiuto dato nell'addio a Mike, inaspettatamente Will inizia a raccontarle un episodio della sua vita passata. Al liceo, quando era vivo, faceva parte di un gruppo teatrale. Nonostante non gli piacesse recitare, la prima volta che è salito sul palco si è sentito vivo e non più invisibile agli altri. Will non si dà ancora pace per la morte di Amanda e ad ogni occasione che ha riesamina cassetta per cassetta ogni scena della vita della ragazza, alla ricerca di un minimo indizio che possa chiarirgli i fatti. Alla fine trova la conferma di quello che già sospettava ma che si rifiutava di accettare, e cioè che l'incidente di Amanda in realtà è stato un suicidio. Visibilmente scosso dalla cosa, incolpa se stesso per aver mandato Amanda impreparata in un mondo così crudele. Will sottopone i candidati a scenari di vita via via sempre più difficili. Mentre Emma sceglie in ogni occasione di comportarsi con gentilezza e amore per il prossimo, Kane affronta le situazioni in modo più freddo e pragmatico. Maria viene presto informata di non avere i requisiti necessari per proseguire e, come con Mike, le viene offerta un'esperienza di vita a sua scelta. Dopo aver vissuto il suo ultimo momento, scoppia in lacrime e implora Will di darle un'altra possibilità. Will però non può far altro che stringerle le mani aspettando che scompaia per sempre. Nel corso dei giorni successivi la maggior parte dei candidati viene scartata e Kyo scopre che Emma è la prossima anima che Will vuole eliminare. Consapevole che è la candidata migliore, si arrabbia con Will accusandolo di avere paura di fare la cosa giusta.
Will si difende dicendo che Emma è una preda troppo facile per il mondo reale e non ha intenzione di fare lo stesso errore che ha commesso con Amanda. Quando più tardi tornano sull'argomento, Will riflette sul fatto che, come lui, Amanda deve aver provato un immenso dolore di cui nessuno si è mai accorto. In seguito decide di dar fuoco a tutte le registrazioni della ragazza per mettersi alle spalle l'accaduto. Il 9° giorno, quindi, Emma e Kane sono gli ultimi candidati rimasti e durante una cena i due si conoscono. I loro caratteri non potrebbero essere più diversi. Emma è spensierata e gentile e vede sempre il meglio nelle persone. Kane invece è più pessimista, riconosce il male nel mondo e mostra determinazione e cinismo nel combatterlo. Più tardi Will li fa sedere in una stanza e chiede loro il motivo per cui la persona seduta accanto non meriti di vivere. La domanda provoca ad Emma un profondo disagio e, rifiutandosi di rispondere, esce dalla stanza. Kyo riprova inutilmente a convincere Will che Emma sia la scelta migliore, ma ormai Will ha deciso. Come con gli altri candidati, convoca Emma e le porge un foglio di carta. La invita a scrivere un momento significativo in modo che possa ricrearlo per lei. Emma però scrive qualcosa che Will dice di non poter fare e le chiede di scegliere qualcos'altro. Non volendo nient'altro, decide di rinunciare alla sua ultima esperienza. Mentre Emma si prepara a lasciare la casa, Will incontra Kane per gli ultimi dettagli prima di spedirlo nel mondo reale. Tra poche ore non ricorderà più niente di quei giorni e un po' alla volta i suoi sensi si faranno più nitidi e forti. Emma chiede di salutare Will un'ultima volta, ma quest'ultimo si rifiuta di vederla. Kyo quindi si offre di farle compagnia nel tempo che le rimane, ma Emma dice di voler trascorrere i suoi ultimi momenti camminando nel deserto da sola. Mentre la vediamo allontanarsi, Will trova una nota di Emma nella quale lo ringrazia di tutto. Si dice rammaricata per il fatto che la sua vita non sia andata nel modo che desiderava e le dispiace che il suo dolore non gli abbia permesso di vedere quello che lei ha visto in lui durante la sua permanenza lì. In giro per la casa ha appuntato tutti i suoi più bei ricordi di quei 9 giorni e lo implora di non dare mai per scontato quei momenti. Incuriosito e perplesso, Will inizia a girare per casa trovando tutte le note. Le cose scritte da Emma sono tutti momenti semplici. Mangiare una pesca, una giornata in spiaggia, un giro in bici, il sorriso di un amico, Kyo che fa Tarzan. Will si rende conto che effettivamente quelli erano tutti momenti di felicità. Provando rimorso, corre dietro ad Emma e quando alla fine la raggiunge esaudisce la sua ultima richiesta, recitando con passione una poesia di elogio alla vita di Walt Whitman. Grazie a lei e alle sue 1000 annotazioni su apparenti banalità, si rende conto di quanto spesso l'essere umano sia incapace durante la propria esistenza di cogliere i momenti belli della vita, che la maggior parte delle volte sono per l'appunto le piccole cose. E dopo averla ringraziata, Emma alla fine scompare anche lei.